In questo video ti spiego una delle cose più importanti per capire davvero come funziona la resistenza elettrica. Capirai cosa significa, perché è fondamentale in qualsiasi circuito, dalle lampadine ai pannelli solari, e come influenza la corrente, la potenza e persino la durata delle batterie. Ti farò vedere esempi concreti con una batteria, con dei cavi, delle lampadine e anche con due batterie al litio in parallelo. Alla fine del video saprai riconoscere quanto la resistenza è un problema e quando, invece, può diventare un aiuto per far funzionare meglio tutto l'impianto. E se vuoi andare più a fondo, alla fine troverai una piccola parte extra dove ti spiego anche come si comportano le resistenze diverse, sia in serie che in parallelo. Partiamo dalle basi, con esempi reali, perché capire la resistenza vuol capire anche l'elettricità. La resistenza dei materiali. La resistenza elettrica è la proprietà dei materiali che ostacola il passaggio della corrente. Tutti i materiali, anche i conduttori come il rame, hanno una loro resistenza interna. Alcuni materiali la oppongono in modo evidente, come il nickel cromo o il tungsteno, e vengono usati proprio per trasformare l'energia elettrica in calore. Altri, come il rame o l'alluminio, ne hanno pochissima, ma comunque c'è. Questa piccola resistenza è quella che provoca le cadute di tensione sui cavi e che a volte fa scaldare leggermente i conduttori quando la corrente è elevata. Puoi immaginare la resistenza elettrica come il tubo che porta l'acqua. Se il tubo è largo, l'acqua passa facilmente. Se invece è stretto, fa più resistenza e ne passa meno. Lo stesso vale per l'elettricità. Più il conduttore è sottile o più è lungo, maggiore sarà la resistenza e quindi minore la corrente che riesce a fluire. È un paragone semplice, ma perfetto per capire l'effetto della resistenza in un circuito. La legge di Ohm. Arriviamo alla base di tutto, la legge di Ohm. È una legge fondamentale, è quella che lega insieme le tre grandezze fondamentali dell'elettricità: la tensione, la corrente e la resistenza. La formula è molto semplice: volt uguale resistenza per intensità, cioè la tensione è uguale alla resistenza per la corrente. Ma questa piccola formula spiega praticamente tutto: quanta corrente scorre in un circuito, quanta energia si perde o si produce e come si comporta un carico elettrico quando cambia la tensione o la sua resistenza. Facciamo un esempio pratico con una batteria e una lampadina, così per renderlo almeno più chiaro. Abbiamo una batteria da 12 volt e una lampadina che assorbe 1,5 A di corrente. Calcolo della resistenza della lampadina. Ora che abbiamo capito come funziona il concetto di resistenza, facciamo un piccolo calcolo pratico. Abbiamo la nostra batteria da 12 volt e sappiamo che nel circuito passa una corrente di 1,5 A e fino a qui tutto chiaro. Con la legge di Ohm possiamo quindi trovare la resistenza della lampadina. Basta dividere la tensione per la corrente. Quindi 12 diviso 1,5 fa 8 ohm. Questo valore rappresenta la resistenza del filamento della lampadina, quando è accesa ovviamente. Ed è proprio questa resistenza che fa sì che il filo si scaldi fino a diventare incandescente. E adesso ci si potrebbe chiedere: quanta energia si trasforma in calore ogni secondo? È esattamente ciò che spiega la legge di Joule, ma ci arriveremo più avanti. Faremo un video proprio sulla legge di Joule, che è un'altra legge importantissima. Adesso vediamo cosa succede se andiamo a mettere due batterie in serie, quindi arriviamo a 24 volt, però con la stessa lampadina. La resistenza rimane sempre la stessa, 8 ohm, ma la tensione è raddoppiata. Bisogna applicare di nuovo la legge di Ohm. E cosa otteniamo? I, cioè la corrente, sarà volt diviso R, cioè 24 diviso 8. Quindi la corrente raddoppia.
E questo è un effetto immediato. La lampadina si scalderà tantissimo, molto di più. La luce aumenterà e in pochi secondi il filamento potrebbe anche bruciarsi. Perché? Perché aumentando la tensione cresce anche la potenza dissipata, la potenza della lampadina, e l'energia che si trasforma in calore aumenta in modo molto più rapido. E se invece abbiamo una batteria sola e due lampadine in serie? Adesso facciamo il contrario. Invece di aumentare la tensione, raddoppiamo le lampadine. Ovviamente le lampadine possono essere messe in due modi, in serie o in parallelo, ma lo vedremo dopo. Adesso facciamo finta che le lampadine siano in serie. Sempre la stessa batteria 12 volt con due lampadine da 8 ohm collegate in serie. In questo caso la resistenza totale diventa 16 ohm. Dobbiamo sempre ricordarci che quando andiamo a mettere in serie più resistenze, la resistenza che vedrà il nostro generatore, cioè il carico complessivo, sarà semplicemente la somma di tutte le resistenze. E questo vi sarà assolutamente comodo quando andrete a calcolare dei circuiti un po' più complessi, dove avete più lampadine o avete delle lampadine di basso voltaggio ma le volete utilizzare con una batteria di alto voltaggio. Faccio un esempio. Abbiamo una batteria da 24 volt. Se noi abbiamo due lampadine da 12 volt cada una, quindi con la resistenza giusta per gli 12 volt, e le mettiamo in serie, queste due lampadine si accenderanno perfettamente con i 24 volt. Se le dovessimo mettere invece in parallelo, si bruceranno immediatamente. Ma vedremo meglio adesso perché succede questo. Rifacciamo il calcolo. 12 i volt diviso 16, che sono gli ohm, la resistenza, fa 0,75 A. La corrente quindi si è dimezzata rispetto a prima e le due lampadine si accendono, ma con una luce più fioca, più debole. Meno corrente che passa significa meno calore generato e meno potenza dissipata. È esattamente lo stesso principio che troviamo in tutti i circuiti reali. Più resistenza mettiamo, più limitiamo la corrente. Due batterie e due lampadine adesso. Uniamo questi due casi. Due batterie messe in serie e due lampadine, anche queste messe in serie. Quindi abbiamo 24 volt e una resistenza totale di 16 ohm. Se rifacciamo il calcolo, 24 diviso 16 fa 1,5 A. Guarda cosa succede. La corrente è tornata esattamente quella di partenza, quando avevamo una sola batteria e una lampadina. Significa che se aumentiamo tensione e resistenza nello stesso rapporto, il circuito rimane perfettamente bilanciato. È proprio questo equilibrio che ci permette di progettare correttamente gli impianti elettrici, evitando surriscaldamenti e sprechi. Un altro esempio classico, le lampadine dell'albero di Natale, le serie. Abbiamo un certo numero di lampadine messe tutte quante in serie che, alimentate con i 230 volt di casa, si accendono e non si bruciano. Ma se noi dovessimo provare una sola di quelle lampadine sui 230 volts, sicuramente la bruceremmo immediatamente. E anche questo è il motivo per cui quando si brucia una di quelle lampadine, tutta la catena si interrompe. Batterie in parallelo. Un'altra situazione molto comune è quando mettiamo più batterie in parallelo. In questo caso la tensione rimane la stessa, ma le batterie si dividono la corrente. Se il carico è lo stesso e la resistenza non cambia, la corrente totale, quindi sul carico, nel circuito resta uguale. La differenza è che ogni batteria fornisce metà della corrente. Quindi, con due batterie uguali in parallelo, il carico riceve sempre i 12 volt, ma le batterie in pratica si scaricano più lentamente. Aumentiamo l'autonomia del sistema, non la potenza. È un concetto altrettanto fondamentale per capire come si dimensionano i pacchi batteria e perché serve fare attenzione a come le colleghiamo. Anche i cavi hanno resistenza. Spesso pensiamo che i cavi non abbiano resistenza, ma in realtà non è così. In questo esempio ho un frigorifero collegato a una batteria da 12 volt e con un cavo lungo 10 metri tra andata e ritorno. Il cavo ha una resistenza di appena 0,05 ohm, che sembra
piccolissima. Ma con una corrente di 10 A basta applicare la legge di Ohm, 10 per 0,05 fa 0,5 volt di caduta di tensione. Significa che al frigo arrivano solo 11,5 volt e non 12. E su impianti a bassa tensione come questo, mezzo volt in meno può fare la differenza tra un funzionamento normale e un allarme di bassa tensione. È un problema piccolissimo, finché non lo moltiplichi per la lunghezza dei cavi o per i consumi del tuo impianto. Stesso cavo ma più lungo. Ora facciamo un piccolo esperimento mentale. Prendiamo lo stesso cavo di prima, ma lo facciamo lungo il doppio, 20 metri totali fra andata e ritorno. A questo punto la resistenza del cavo raddoppia, da 0,05 a 0,10 ohm. Con la stessa corrente di 10 A, la caduta di tensione diventa 1 volt. Quindi al nostro frigo non arrivano più neppure i 11,5 volt, ma 11 volt tondi. E sembra poco, ma in realtà è già quasi l'8% in meno della tensione nominale. È così che iniziano tanti problemi sugli impianti a 12 volt. Frigo che si ferma, luci che tremolano, inverter che vanno in allarme, o anche il motorino d'avviamento che non ce la fa più ad avviare il motore, magari con la batteria che è solo leggermente scarica. Tutto per colpa di pochi metri di cavo in più. Ora vediamo cosa succede se con lo stesso impianto raddoppio la potenza del carico. Prima il frigo assorbiva circa 10 A, adesso ne assorbe 20. Il cavo è sempre lo stesso, lungo 20 metri tra andata e ritorno, con una resistenza totale di 0,10 ohm. Ma stavolta, con il doppio della corrente, la caduta di tensione diventa 2 volt. 20 per 0,10 fa appunto 2. Quindi, invece di 12 volt, al carico ne arrivano solo 10. È un calo enorme, quasi il 17% in meno. Ecco perché, quando aumentiamo la potenza di un impianto, ad esempio aggiungendo un frigorifero, un inverter, una pompa, non basta solo controllare la batteria, bisogna verificare anche se i cavi sono adatti alla nuova corrente. E anche per questo motivo, se noi andiamo solo a cambiare la batteria e mettiamo una batteria di potenza, cioè di capacità maggiore, con più ampere, e non tocchiamo nulla del resto dell'impianto, non dovremmo cambiare neppure nulla. I carichi sono rimasti gli stessi. Se la batteria è da 200 A o è di 50 A, ai cavi e all'impianto interessa poco. Materiale e sezione del cavo. La resistenza dei cavi dipende sia dal materiale con cui sono costruiti che dalla sezione. La sezione si intende la superficie di questo materiale. Il rame è il migliore conduttore in uso comune, ha bassa resistenza e ottima efficienza. L'alluminio costa molto meno, ma purtroppo conduce molto peggio e si scalda di più. E poi conta la sezione. Un cavo più grosso offre meno resistenza. Guarda qui, su 20 metri di lunghezza, con una corrente di 10 A, un cavo di rame da 2,5 perde circa 1,5 volt. Un cavo di alluminio della stessa sezione perde ben 2,5 volt, mentre un cavo di rame da 6 mm quadri perde solo il 0,6 volt. Significa che con il cavo giusto puoi guadagnare quasi 2 volt in più rispetto al carico e a 12 volt 2 volt fanno una differenza enorme. Finora abbiamo parlato di lunghezza, ma c'è anche un'altra cosa importante. Anche un cavo corto può scaldarsi, se la corrente è molto alta. Guardiamo questo esempio. Un forno da 1200 watt alimentato a 12 volt. La corrente che circola è di circa 100 A. Il cavo è cortissimo, solo 10 cm, con una resistenza di appena 0,005 ohm. La caduta di tensione quindi è piccolissima, solo mezzo volt. Ma se moltiplichiamo mezzo volt per 100 A, cioè andiamo a cercare la potenza persa di questo cavo, otteniamo ben 50 watt.
50 watt che diventano calore in quei 10 cm di cavo. E questo è il motivo per cui i cavi si possono surriscaldare a tal punto da prendere fuoco o da far prendere fuoco le cose che ci sono intorno. Bisogna stare molto attenti. Non è solo una questione di quanta tensione c'è in totale di caduta, ma anche in che lunghezza di cavo abbiamo questo calo di tensione. Se questi 50 watt di potenza fossero distribuiti su un cavo di 100 metri, per esempio, sarebbero 0,5 watt al metro, una potenza che il cavo può dissipare tranquillamente. Ma se ce li abbiamo tutti concentrati in un piccolo pezzo di cavo, un breve tratto, questo diventa un problema. Quindi, anche se la tensione scende poco, l'energia dissipata può essere molta. È un concetto fondamentale per capire cosa succederà. E nel prossimo video, quando vedremo insieme la legge di Joule e il comportamento termico dei conduttori, capiremo anche lì tante cose interessanti. Un'altra cosa che vi suggerisco, quando usate il voltmetro per misurare le tensioni, non limitatevi a misurare la tensione sulla batteria o sul carico. Qualche volta provate a misurare anche la caduta di tensione sul cavo, cioè da un estremo all'altro del cavo, quando l'utenza è attiva. È chiaro che se l'utenza è spenta, sul cavo non ci sarà nessuna caduta di tensione perché non passa la corrente. Ma nel momento in cui noi accendiamo un carico, sul nostro cavo ci sarà una caduta di tensione. Quella caduta di tensione è quella nociva, quella che non bisogna assolutamente ottenere. Uscirà prestissimo ancora un video dove vi farò vedere proprio come si va a misurare con un tester specifico, cioè un tester a raggi infrarossi, i circuiti già fatti in Barcar, per poter trovare subito i punti caldi, dove magari un connettore è stato stretto male o un cavo è stato sottodimensionato, quindi valutare se tutto l'impianto è costruito bene. Anche i connettori rapidi dei pannelli solari possono avere dei problemi, soprattutto se non sono di altissima qualità. Anche questo è un argomento che voglio affrontare più avanti in un prossimo video. Con questo visore a infrarossi risolviamo tanti problemi e possiamo soprattutto fare un check ai nostri impianti per vedere che tutto funzioni nel modo corretto. Adesso vi faccio un esempio quando la resistenza invece dei cavi può essere utile anche a noi che siamo installatori e ci piace costruirci i nostri impianti. Finora abbiamo visto la resistenza come qualcosa da evitare. Ci fa perdere energia, crea calore, fa scendere la tensione, ma in alcuni casi può essere utile. Vi faccio un esempio concreto. Immagina due batterie al litio da 12 volt, ognuno col proprio BMS da 100 A, collegate in parallelo per alimentare un carico che richiede 150 A. Se i cavi sono molto corti e spessi, anche una piccola differenza di resistenza interna tra le due batterie può far passare più corrente da una parte sola. Quella batteria, quella con la resistenza inferiore, si troverà a lavorare oltre i 100 A. Il suo BMS entrerà immediatamente in protezione e la staccherà. A quel punto tutta la corrente passerà sull'altra, che in un istante si trova a reggere il carico da sola, e anche lei si spegne. Ma se i cavi sono leggermente più lunghi, o meglio ancora, se ogni batteria ha il suo cavo separato verso il carico, quella piccola resistenza aggiuntiva del cavo funziona come un equalizzatore naturale. Le due batterie si dividono quindi la corrente in modo più equilibrato e restano stabili. In pratica, a volte basta un po' di resistenza in più per proteggere tutto il sistema. Già che ci siamo, parliamo un attimo anche del litio versus piombo, perché questo tipo di problemi sul piombo non li abbiamo mai avuti. Qui dobbiamo vedere proprio perché le batterie al litio e quelle al piombo si comportano in modo così diverso. Le batterie al litio hanno una resistenza interna molto bassa, di solito tra 30 e 60 milliohm, e sono controllate appunto da un BMS, che interviene appena si supera la soglia di corrente. Le batterie al piombo, invece, hanno una resistenza interna molto più alta
e non hanno il BMS. Questo fa sì che quando le colleghi in parallelo si bilanciano in modo naturale. La loro stessa resistenza limita correnti di equalizzazioni e impedisce sbilanciamenti improvvisi. Il litio, invece, reagisce molto più velocemente e se non hai una piccola resistenza aggiuntiva come quella dei cavi, rischi che saltino le protezioni o surriscaldamenti. Per questo motivo con il litio i cablaggi contano più di tutto. Qualità, ma soprattutto lunghezza, sezione e simmetria devono essere curati possibilmente fino al millimetro. Se ti piacciono questi contenuti e vuoi continuare a seguire anche i prossimi video, fai a sapere a YouTube che ti interessano. Metti un like, iscriviti al canale e attiva anche la campanella e riceverai le notifiche delle novità. Se hai domande o vuoi raccontare la tua esperienza, scrivilo pure nei commenti, li leggo e rispondo sempre. Nel prossimo video parleremo anche di fusibili e della legge di Joule, che è quella che fa funzionare tutto questo meccanismo della resistenza elettrica. Nella prossima scheda, per chi vuol capire un po' di più, vedremo cosa succede quando le resistenze non sono uguali. Due resistenze diverse, serie e parallelo. Partiamo dal caso in serie. La corrente è la stessa in entrambe, ma la caduta di tensione non è uguale. Se ho una resistenza da 4 ohm e una da 8 ohm collegate in serie a una batteria da 12 volt, la corrente sarà di 1 ampere, 12 diviso 12 ohm totale. Ma sulla resistenza da 4 ohm cadranno 4 volt, mentre sulla resistenza da 8 ohm cadranno 8 volt. In pratica la tensione si divide in proporzione al valore delle resistenze. Ora lo stesso esempio ma in parallelo. Qui la tensione è uguale per entrambe, 12 volt. Sulla 8 ohm passerà 1 ampere e mezzo, sulla 4 ohm passeranno 3 ampere. Quella con resistenza più bassa lascia passare più corrente perché offre, ovviamente, meno opposizione al flusso elettrico. E la resistenza equivalente, cioè al posto di 2 1, si calcola con la formula. Resistenza totale uguale R1 per R2 diviso R1 più R2. In questo caso 8 per 4 diviso 12, cioè 2,67 ohm totali. Significa che il circuito totale lascia passare più corrente di ciascuna resistenza singola. In serie la tensione si divide, in parallelo la corrente si divide. Capire la resistenza vuol dire capire davvero come funziona l'elettricità. Tensione, corrente, potenza, tutto parte da qui. Ogni materiale e ogni cavo ha la sua resistenza. La resistenza limita la corrente e provoca cadute di tensione, ma può anche essere utile per proteggere o bilanciare un sistema. Non è solo un numero, è il comportamento reale di ogni circuito elettrico. Nel prossimo video vedremo anche come questa energia si trasforma in calore e perché proprio da lì nasce la legge di Joule. Abbiamo visto tutto, dai cavi alle lampadine, batterie, una resistenza che determina quanta corrente passa e quanta energia si perde. Ma abbiamo anche scoperto che la resistenza non è solo una perdita, in alcuni casi diventa una protezione. E capire questi concetti è la chiave per progettare gli impianti sicuri, efficienti e soprattutto duraturi. Ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video. Ciao a tutti!